What's Little Red Riding Hood doing in our yard? Hey! That's my focaccia! What is the difference between so-so focaccia and perfect Italian focaccia? Look these two focaccia. One is soft and floppy. One is crispy outside and soft inside. This is the perfect focaccia. I want to try it. So yummy! Ho capito perché Cappuccetto Rosso se l'è rubata. Now I teach you how to prepare this perfect focaccia. For make our focaccia today, we need tomato sauce. I used my tomato sauce, some sweet and fresh tomato, onion, extra virgin olive oil, oregano, olive, rock salt and dough. Today I don't show you how to make the dough, but I used my universal dough. If you want to know how to make universal dough, you watch this video. Una focaccia è croccante perché si combinano tra di loro diversi fattori. Uno di questi è lo spessore della focaccia. Se la focaccia è troppo sottile, diventerebbe dura o assomiglierebbe di più ad una pizza. Se è troppo spessa, saremo di fronte ad un pane o ad una focaccia troppo morbida. Qual è lo spessore giusto? Ve lo faccio vedere. Ho preparato 3 pezze di diverso peso. Una di 500 grammi, una di 600 grammi e una di 700 grammi e la cucineremo nella stessa padella con un diametro di 28 cm. Vediamo cosa succede. Vi faccio vedere come preparare la focaccia con la pezzatura di 600 grammi. Iniziamo col ricoprire la nostra padella di olio extravergine d'oliva. Let me chime in with more tips. Mom tilts the pan around to distribute the oil at the bottom. The onion is thinly sliced to get a crispy and slightly burnt texture after baking. Add a bit more olive oil to cover dry areas in the pan. Il fondo deve essere totalmente ricoperto di olio, altrimenti niente croccantezza. Once your dough has risen, gently flatten it with your fingers. Then, flip it over to cover both sides with olive oil. This helps to stretch the dough. Guardate, non riesco a stendere bene la massa. Questo può succedere, soprattutto quando è manipolata troppo. Ma non abbiate paura, soluzione semplicissima, lasciatela semplicemente riposare per un po'. Proviamo a stenderla adesso. Guardate, lo si fa molto facilmente. Bella. Ok. Continuiamo a condire la nostra focaccia. Spread a high-quality tomato sauce all over the dough, which you can buy some from the store. But if you want to really turn this focaccia into something spectacular, you could make your own tomato sauce. Mom made a whole video about it. Questa è la quantità giusta di sugo da mettere. Serve per dargli un bel colore. I pomodorini. Schiacciateli leggermente e lasciate cadere i semi sulla focaccia. Ci aggiungo questi pomodori. A me piacciono perché sono dolci e molto succosi. Li spappolo proprio sopra. Schiacciateli bene. Siate generosi col pomodoro. E adesso completiamo con l'origano, la spezia per eccellenza della focaccia. Le olive. A me piacciono quelle verdi, ma se a voi piacciono quelle nere potete anche usare quelle nere. Sempre respingiamo bene. Il sale grosso. Immaginate questi granellini di sale che vengono schiacciati dai vostri denti. E per finire una generosissima, di più, super generosa quantità di olio extravergine di oliva. Mi raccomando. Adesso facciamo le altre 2 focacce allo stesso modo. I guess this Instagram style flat lay video can give you another perspective to recap and remember all the steps. Lots of oil. Sliced onions. Stretch the risen dough in the pan. Spread tomato sauce. Squeeze the cherry tomatoes followed by the bigger vine tomatoes.
oregano, add some olives, and another layer of olive oil on top. And finally, some coarse salt grains. Le focacce sono pronte per la cottura. La cottura è un punto importante per rendere la nostra focaccia croccante. Come dovete fare? Preriscaldate il forno alla temperatura massima. Quando il forno è caldo, in modalità statica, mettete la vostra focaccia posizionata sul fondo del forno. Una volta che chiudete lo sportello, abbassate la temperatura a 180 gradi e lasciate cuocere la focaccia per 30 minuti. Inforniamo. If your oven cannot guarantee a uniform cooking, you can turn the pan by 180 degrees halfway in the baking process. Once you get a nice brown color and some black spots on the top, you can take your focaccia out of the oven. Magnificent! I can tell this is a soft and crunchy focaccia just from looking at it. So now we have two options. Either we stare at it or we let Mom eat it. And we wouldn't want to make her wait, would we? Pronte! Quella più sottile, quella più spessa e quella intermedia. Questa mi pare un po' duretta. Questa mi pare un po' molliccia e questa qui mi pare quella giusta. Guardiamola sotto. Bella! Le cipolle si sono cotte al punto giusto. Questa qui è davvero perfetta. Guardate la morbidezza del pomodoro che contrasta con la croccantezza del bordo. Tagliamola, vediamo cosa c'è dentro. Oh, sentitela. Anche al taglio è perfetta. Wow, guardate qui, bella. Sapete la mia parte preferita qual è? Questa. È finalmente arrivato il magna magna moment. E vi immaginate con una focaccia? Ma lo voglio fare così, guardate un po'. Qui. La apro. Sapete il problema? Non vi posso trasmettere la bontà. Ma sentite? Quando la morte. Un intruso. If you like this video, give me a like. If you want to learn more Italian recipe, subscribe. And don't forget that every day is a sunny day in Tony's home. Ciao!